Ciao amico o amica di YouTube che stai cercando casa in Svezia, questo è il video che fa per te, perché ti spiegherò come trovare una casa e ti darò qualche dritta. Ovviamente se non sei interessato a cercare una casa in Svezia, ma ti interessa sapere un pochino com'è la situazione, puoi guardare questo video perché, ecco, per esempio io quando parlo della situazione mia, no? Attuale, di come vivo io, ecco, agli amici miei non riescono a capire questa situazione, questo perché è molto diverso come funziona in Svezia e come funziona in Italia. Molte persone mi dicono: ma perché abiti in una provincia? Questo l'avevo detto anche nel video precedente. Perché? Se hai perso il video ti invito a vederlo. Dicono: perché non stai in una grande città, eccetera eccetera. Io dico sempre perché è una situazione molto più semplice anche per quanto riguarda rimediare una casa, un contratto permanente, eccetera eccetera eccetera. Allora, prima di tutto ti dico che le forme di affitto sono molto diverse e complesse tra di loro. Allora, ci sta l'affitto di Förstahan, ok? Ossia l'affitto di prima mano, che significa che il contratto è tuo. Quindi ci sta il contratto appunto tra colui che ti sta affittando la casa. Solitamente non è una persona privata che ti affitta la casa, io dico solitamente, ma è una ditta che ti affitta la casa. Per esempio, se vai a Göteborg ci sono delle grandi ditte. Allora, adesso ti faccio un esempio pratico. Voglio io, ok, Pinco Pallino, affittare una casa a Göteborg, che cosa faccio? Voglio una casa di prima mano, quindi mi devo iscrivere in un posto in un sito che si chiama Boplatz. Iscriverti su Boplatz devi seguire una procedura burocratica molto complessa, ok? Idem anche per affittare una casa a Stoccolma. Diciamo che ogni grande città ha un sito ufficiale dove appunto ti mostrano tutte le case di primo affitto, di affitto di prima mano, ok? Ma il punto è questo: perché è complicato? Uno, perché devi seguire una procedura burocratica, ossia scrivere il tuo personnummer, che sarebbe appunto il codice fiscale svedese ovviamente, poi, e questo personnummer te lo rilascia la Skatteverket, di questo ho fatto anche un video, puoi andare sulla mia playlist, c'è scritto Vita in Svezia. E seconda cosa, devi comunque scrivere il tuo reddito, quindi devi avere un reddito fisso, perché loro danno la precedenza al reddito fisso. Ci sono anche degli annunci speciali per gli studenti, ma gli studenti non hanno un contratto permanente, solitamente dura 2 anni, 1 anno, 2 anni, dipende dal periodo di studi, sono contratti comunque a tempo breve, quindi devi vedere contract tills vidare, ossia tills vidare è permanente, no? Devi cercare appunto una abitazione permanente, se vuoi. Io non lo so adesso cosa cerchi, io cercavo l'abitazione permanente nel caso mio perché mi ero stufata di fare avanti e indietro e cambiare sempre casa. Quindi che cosa devi fare? Devi vedere tutte queste, diciamo, clausole, no? Quindi cerchi studente Lagerheten se sei uno studente, ossia appartamento da studente, oppure scrivi Lagerheten tills vidare contract. Invece nelle grandi città sempre spesso ti danno invece dei contratti anche brevi, anche se non sei studente. Questo perché c'è una situazione allucinante per chi vuole vivere in città, c'è veramente una scarsità di case e tanta richiesta. Forse dovrei dedicare un altro video su quello perché è veramente complicata questa situazione. Se sei senza personnummer, se purtroppo ecco, non hai un contratto di lavoro fisso, vuoi venire in Svezia per ecco, cercare lavoro, cercare fortuna, eccetera, eccetera, ecco, l'unica cosa da fare purtroppo per iniziare è quella di cercare appunto il contratto come inneboende, ossia inquilino. Anch'io ho fatto così ai miei tempi, tanti anni fa, quindi ti posso confermare che è così. Ma magari di questo dettaglio ti potrei parlare, ecco, di tutto questo, magari in un altro video sulla mia esperienza personale. Oggi ti do soltanto delle dritte. E per quanto riguarda appunto il contratto come inneboende, solitamente ecco, io ti consiglio di prendere una casa in affitto soltanto da chi ti rilascia un contratto, perché c'è chi non vuole fare questo, lo fa soltanto muntlig, ossia a voce, cioè dice no no te famo tutta a voce, però questo che fa tutta a voce senza niente scritto ti può cacciare via da casa da un momento all'altro. Quindi io ti consiglio di stare invece con una persona che ci ha dato il contratto anche come in boende. Questo è un consiglio mio personale, perché sennò veramente potrebbe dare l'inferno. Avrei tanto da raccontare anche su questo. Io ho sempre fatto appunto sotto contratto, però conosco gente che ci sarebbe fare una serie di video, l'inquilino svedese.
non vuoi essere inquilino, non riesci a trovare un contratto di prima mano perché c'è molta fila prima di te e tanti altri problemi, non ti preoccupare, ci sta un'alternativa chiamata Andra Hand, ossia seconda mano. Quali sono i vantaggi della underhand? È che solitamente, ecco, è più facile da rimediare a un contratto underhand, ma gli svantaggi sono che spesso i prezzi sono molto alti. Questo perché prima di te ci sta un altro proprietario. Ora ti faccio un esempio pratico. Io sto affittando una casa a Stoccolma, ok? E ho il contratto diretto, cioè ho il contratto di prima mano. Questo significa che pago il tipo che mi affitta la casa, oppure la ditta che mi sta affittando casa, ok? La cooperativa che mi sta affittando casa. E quindi decido di affittare questa casa a te. Quindi io che affitto casa, l'affitto per affittare a un'altra persona, capite? E spesso, ecco, ti viene a costare molto di più. Solitamente ci sono delle leggi che vietano di affittare a un prezzo più elevato del 15%, ma siccome c'è tanta richiesta nelle grandi città di avere, ecco, loro sanno che c'è una carenza di appartamenti sia a Göteborg che a Stoccolma, in queste grandi città, ecco, state attenti perché c'è gente che veramente fa dei prezzi molto molto assurdi, addirittura doppio, triplo, quindi state attenti quando cercate questi contratti. Servirebbe un vero e proprio coach anche nella ricerca delle case, magari ecco mi metterò a disposizione, chissà, non lo sappiamo. Per adesso continuo a fare questi video perché non so neanche quanto interesse ci sta anche per l'argomento, ma è parecchio complesso. Intanto ti ho mostrato qualche fotina di Karlstad, il capoluogo della regione di Värmland, e come tutti i capoluoghi, anche se sono regionali, ecco, ha una richiesta di appartamenti, quindi che significa che è difficile, ti devi mettere in coda per rimediare un contratto di prima mano, ma non ti preoccupare perché si risolve sempre. Ecco, io per ore, come ti ho detto, ho iniziato e quando ero venuta qua, ecco, non avevo niente, non avevo un contratto fisso, non avevo un lavoro fisso e anch'io ho iniziato affittando una casa in subaffitto. E ti dirò che non è neanche facile rimediare una casa in subaffitto, soprattutto nelle grandi città, è difficile anche quello, ma non ti devi scoraggiare. Il mio consiglio è quello di contattare più persone, valuta, visita anche più case, conosci, ecco, parla un pochino con i proprietari della casa. Quando cercavo una casa disperatamente a Gothenburg, che cosa feci? Mi misi appunto a contattare quasi tutti gli inserzionisti su Blocket e diversi siti, ovviamente ripeto in subaffitto, e che cosa ho fatto? Che ogni giorno, ecco, andavo a visitare 3-4 case, insomma, stavo sempre in giro, no? Col tram, a Gothenburg c'è il tram. Me ne sono successe di tutti i tipi, ho beccato le persone più strane, ma vi dirò la verità, mi veniva pure da piangere, perché andavo lì a cercare casa dopo il lavoro, io lavoravo molto, faticavo tantissimo quel periodo. Ecco, lavoravo all'alba, mi alzavo all'alba, invece pomeriggio studiavo, facevo SFI che sarebbe Svenska for invandrare. Parlerò magari anche di questo in futuro nei miei video se c'è appunto richiesta e curiosità. Quindi commentami sotto questi video se ti... Ecco, così continuerò a parlare degli argomenti che potranno essere interessanti e utili, perché veramente servirebbe un manuale sulla sopravvivenza in Svezia. Comunque, non ti scoraggiare quindi se all'inizio trovi persone strane o condizioni assurde, perché poi la casa la trovi, ecco. Infatti, una volta avevo rimediato una casa al centro con un prezzo molto basso di Göteborg. Chi mi dava la casa era un professore, siccome era uno scapolo, no? E stava sempre a lavorare, teneva un gatto, gli piaceva l'idea di avere un inquilino perché questo era un professore che stava sempre o a scuola o faceva i viaggi, stava sempre in viaggio perché gli piaceva fare l'archeologia e altre cose, ma che ne so, non mi ricordo tutti i dettagli, comunque stava sempre fuori casa, quindi ecco, per lui era comodo avere un inquilino perché, capito, io gli annaffiavo le piante, gli guardavo il gatto, quindi affittava la casa a poco e stava sempre fuori casa, quindi era buona come cosa e mi dava c'era il contratto, capite? Però ecco, altre volte invece dovete stare attenti quindi quando affittate casa, ecco. Per esempio ci sono persone che, ecco, è una cosa tremenda questa a Gothenburg e anche a Stoccolma, quando ti affittano casa neanche ti danno una stanza ma il corridoio, vi danno l'angolo corridoio con lettina brand, è una cosa allucinante. Quindi state attenti quando cercate casa e guardate bene tutto, questo è un consiglio mio personale. Quindi penso che per oggi possa bastare così e prima di finire il video appunto ti faccio vedere un attimo, ti faccio una specie di tour via internet e ti faccio vedere un pochino dei siti
e ti darò qualche consiglio anche lì su come fare. In sintesi è così, fai Blocket.se ed è stato questo il sito dove trovai casa io all'epoca, da Roma. La mia prima casa quindi l'ho trovata grazie a questo sito, Bostad, ok? Io adesso ho scritto Stoccolma come città, Hira vuol dire affittare, Lägenheten villor o rådhus sarebbe appunto appartamenti, ville o villetta schiera, ci mette un attimo a caricare, comunque ecco, Förstahan sarebbe appunto il contratto di prima mano, se no ti accontenti e scrivi in generale o la Bostader. Il contratto a prima mano, ripeto, è molto difficile, soprattutto per chi viene dall'Italia subito così, ecco, quindi magari valuta un po' tu quello che vuoi. Ecco, questi sono degli esempi che, ecco qua. Comunque andiamo avanti, io adesso ti faccio vedere anche il sito ufficiale della città di Gothenburg, perché come ti dicevo, eccolo qua, scrivi stad, che sarebbe città, come dicevo che ogni comune ha una città, ecco vedete, Gothenburg stad, ecco cosa devi fare? Per cercare le casse fai così, sul sito comunale Bostäder och boendemiljö, ok? E qui Bostäder locale vi sallo 13, che sarebbero 13, Saka Bostad, eccolo qua, e niente, ti fa vedere che ci sta appunto boplats.se, link, e questo è il loro sito ufficiale. Però per fare domanda devi essere comunque, ecco, login, scapa conto, ossia apri un account, eccolo qua. Ma ho fatto una scoperta che non ti serve avere il pension number qua, vedete? Ed è una cosa positiva, soltanto che è molto difficile, qui c'è una fila pazzesca, ci sono persone che ci hanno messo anche 10 anni e pazza per cercare casa, anche persone svedesi. Quindi per trovare casa, ecco, tramite un sito comunale non è molto facile. Questo perché, ripeto, c'è sempre il sistema della fila, ma ecco, un posto come Christineham ha una fila, attendi molto di meno. Ecco, magari puoi rimediare una casa senza aspettare 10 anni, come a Göteborg o Stoccolma. Ecco, anche Stoccolma c'ha tempi lunghissimi. Addirittura mi sembra, non voglio dire una cavolata, ma sul sito di Stoccolma ti chiedono anche di pagare una cifra per essere iscritto alla attesa, alla lista d'attesa. Cioè, praticamente per affittare una casa ti devi iscrivere alla lista d'attesa e pagare pure. È una cosa assurda, ecco perché io sinceramente preferisco vivere lontano dalla città. Comunque ci sono altre soluzioni per rimediare casa, non ti preoccupare. Se vuoi cercare casa, ecco, la trovi. Soltanto che è molto complicata. Io quindi ti auguro in bocca al lupo e buona fortuna. Se vuoi altri consigli, eccetera, eccetera, mettimi volentieri un commento sotto che magari possiamo approfondire. Come fare. Spero che tutto questo possa essere tornato utile. Se ti interessa anche sapere altre cose, anche altre storie su inquilini vari o altre informazioni sulla Svezia, mettimi un commento sotto e io riprenderò questa serie di video. Ciao, a presto e grazie di avermi seguito fino a qua.